Ciao a tutti, oggi è sabato mattina, sono nel mio negozio e siamo ancora verso le 10:30, 11, noi apriamo alle 10 e andiamo avanti tutto il giorno. Ehm, Questo è un negozio un po' tipo quello che vedete su Netflix, Pawn Shop, non so se adesso su quale piattaforma si vede, quello famoso americano dove c'è la gente che entra e quelli comprano, ecco qui è la stessa identica cosa, le persone entrano con le cose e noi compriamo, selezioniamo. Però ricordatevi sempre che se volete venire qua con le vostre cose, prendete un appuntamento tramite WhatsApp. Il numero mio è sempre in descrizione. Perché se venite qua è capace pure che avete fatto il viaggio a vuoto perché io non ci sono. Detto questo, oggi ho comprato già queste cose. Il sabato mattina è abbastanza trafficato qui. E andiamo a vedere che cosa ho comprato. Allora, innanzitutto vi voglio far notare una cosa. Quando c'è un bel vaso cinese, anche se non molto antico come in questo caso, non fate mai quello che hanno fatto queste persone, ossia bucarlo per far passare l'energia elettrica. È uno scempio. Questo è un vaso che è nato per essere un vaso, non una lampada. Potete anche trasformarlo in lampada, ma senza rovinarlo. Andandolo a bucare, lo rovinate. Questo adesso non è più vendibile come oggetto d'antiquariato in quanto bucato ed è un vero peccato. Lo vendiamo come decorazione, quindi vale molto molto di meno. Lo venderemo comunque, l'abbiamo comprato, lo vendiamo, però ha un valore molto inferiore di quello che è il suo valore antiquariale. Il valore antiquariale è quello che quando un oggetto interessa a un collezionista, a un intenditore. Il valore decorativo è molto diverso, è sempre molto più basso e la clientela è quella che arreda, quindi questo non lo acquisterà un amatore, un collezionista di porcellane cinesi, ma lo acquisterà uno che ha bisogno di mettere una lampada sul comodino. Quindi ricordatevi, non fate mai queste cose, ok? Purtroppo queste sono cose che hanno fatto tanti anni fa, quando c'era tanta voglia di arredare e poca di collezionare. Poi ho comprato questa coppia di mensoline. Siamo in Veneto. Queste sono un classico dell'artigianato veneto. Perché dico artigianato e non antiquariato? Perché non sono antiche, anche se qualcuno, chi le ha fatte, ha cercato di farle passare per antiche. Vi faccio vedere come. Allora, innanzitutto hanno cercato di fare una doratura pseudo antica, ma soprattutto che cosa hanno fatto qua? Hanno usato del legno vecchio e per nascondere il fatto che ha dei tarli lunghi che sono, come vi ho già detto in altri video, un vero e proprio specchietto di falsificazione, un campanello d'allarme di falsificazione. Perché? Perché il tarlo è un animale che fa un buco tipo questo e poi scava gallerie orizzontali. Quindi il tarlo lungo, le gallerie lunghe del tarlo non dovrebbero essere visibili. Quindi che cosa hanno fatto invece questi signori? Hanno preso un legno antico, l'hanno tagliato e ci hanno fatto queste console. Quindi sono console fatte con materiali di recupero e ce lo dice non solo il tarlo lungo, ma anche il tentativo di patinarle per antiche. Vedete questa patinatura? Questa non c'ha nessuna ragione di essere, nessun mobile deve essere patinato artificialmente, perché la patina è importante per noi antiquari, per capire l'epoca di un mobile. Quindi che le ha fatte? Ha voluto nascondere la patina, ovviamente perché quando uno utilizza un legno vecchio per fare qualcosa, ci sono tantissime cose che possono essere viste come piccole cicatrici di serrature che c'erano prima, cicatrici di chiodi. E quindi che cosa fanno? Che cosa facevano 50 anni fa questi falsari? Patinavano tutto quanto. Quindi queste sono comunque una coppia di consoline molto belle che spero che verrete a comprarle nel nostro negozio. Qui ci sono due marmi molto carini, però non sono antiche. Sono fatte negli anni 50 o 60 o anche 70, molto probabilmente in Veneto, da un bravissimo artigiano e il loro valore, diciamo, è di poche centinaia di euro. Ovviamente se fossero antiche varrebbero molto di più, ma sarebbero molto diverse. Anche la patina esterna sarebbe diversa. La vernice, la pittura sui mobili sviluppa un craquelé. Qui non c'è nessun craquelé, non c'è nulla che ci faccia pensare che queste possano essere antiche. Non venivano vendute come cose del 700, però magari venivano spacciate e tuttora magari vengono spacciate in qualche mercatino come fine 800. Invece siamo in presenza di arredi assolutamente novecenteschi, tardo novecenteschi. Allora, stesso discorso per queste specchiere.
Anche qui c'è un tentativo di invecchiamento. Quindi è stata usata una tecnica di doratura antica. Lo specchio è finto antico, questi buchetti qui sono, a imitare sono fatti per imitare gli specchi antichi a mercurio, però lo specchio antico a mercurio, che poi magari vi farò vedere, non è fatto così, è molto diverso. Questi sono proprio specchi che troviamo negli arredi tardo novecenteschi antichizzati. Idem sulla fodera. Questa fodera qua, quando vedete questi tagli così dritti, sono per imitare una sega a mano, però non è una sega a mano, perché la sega a mano fa dei tagli molto irregolari, non così precisi. Quindi anche qui siamo in presenza di un arredo di gusto, senz'altro decorativo, ma fatto nella seconda metà del XX secolo. Il valore di una specchierina così è all'incirca sui 100 euro. Idem per queste e idem per questa. Anche questa ha un tentativo di invecchiamento. Addirittura questa è stata fatta con del legno vecchio. Come faccio a dire che questo legno è vecchio e non è antico? Anche qui ce lo dice il tarlo lungo. Non c'è nessun tipo di ragione per cui ci debbano essere queste gallerie di tarli. Anche qui c'è un tentativo di patinatura fatto senz'altro molto meglio, anzi devo dire fatto molto 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 bene, ma non c'è nulla poi che ci faccia pensare che siamo in presenza di una specchiera antica. Anche perché, va bene, questi sono chiodi moderni e possono essere chiodi messi successivamente, magari perché è stato cambiato lo specchio. Ma dove sono le cicatrici dei chiodi antichi? Non ci sono, ci dovrebbero essere. Quindi anche questa è una cosa di artigianato, probabilmente veneto, fatta nel tardo XX secolo, diciamo 50-60 anni fa. È stato usato anche in questo caso uno specchio vecchio, però non c'è nulla che ci possa far pensare che si tratti di un arredo antico. Devo dire che anche in questo caso la doratura è stata fatta molto bene. Guardate il craquelé che è giusto, questo è il craquelé che troviamo sulle dorature di fine 800. Quindi è fatta senz'altro molto bene, la doratura è a foglia, però non è un arredo antico. Purtroppo in questo caso può essere anche piuttosto difficile. Ho comprato anche un comodino molto bello, Marco seguimi. Aria, porta il comodino. Ari, ma dove? Ah, scusate che mia moglie sposta tutto qua dentro. Allora, il comodino, eccolo qua. Siamo in Lombardia. Lo stile è uno stile molto noto, uno degli stili più noti. Lo stile si chiama Giovanni Maggiolini. Giovanni Maggiolini è un ebanista tra i più grandi ebanisti al mondo mai esistiti, ha fatto dei mobili stupendi, ha creato un vero e proprio gusto, una scuola lombarda, neoclassica, di gusto prettamente neoclassico, ha fatto questi mobili quasi sempre in stile Luigi XVI, sempre molto molto intarsiati. Accanto a lui altre botteghe ovviamente hanno adottato in tutta la Lombardia questo stile. Ma la domanda che vi voglio fare, questo comodino è originale del periodo Luigi XVI, quindi della fine del Settecento, o è fatto successivamente? Andiamo a vedere. Queste sono le fodere del cassetto. I chiodi sono antichi. Non ci sono segni di tarli lunghi, ci sono i segni di seghe a mano. Questo è l'intarzio esterno e questo è il dietro. Questi sono chiodi antichi, questi sono chiodi di rinforzo. Guardate bene perché questa volta io non ve lo dico se è antico o no. Questa volta lo dovete indovinare da voi. Quindi in questo video finisce qua. Avete l'arma dei commenti, potete commentare. Voglio sapere da voi se questo è un comodino antico del periodo Luigi XVI lombardo o è un comodino fatto successivamente, e se fatto successivamente quando è stato fatto. Va bene? Quindi vi lascio così.
Ci vediamo sui commenti, vi risponderò, leggerò i vostri commenti, poi magari farò un video conclusivo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, se vi è piaciuto questo video mettete like, magari non vi è piaciuto perché non vi ho detto l'epoca del comodino, però spero che vi sia piaciuto comunque. Vi ringrazio per seguirmi, state diventando tanti, sono molto contento e quindi niente, al prossimo video, arrivederci.